Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, quindi andremo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima indicazione abbiamo la carta del libro o diario, è aperto, quindi vuol dire che molto probabilmente, soprattutto all'inizio della settimana, possono arrivare delle informazioni interessanti. Prima di tutto perché magari siamo già noi che stiamo cercando di capire, di studiare, di valutare, e allora finalmente ci sono dei risultati soddisfacenti. Può essere anche utile veramente per tutte le persone che stanno studiando, magari per migliorare qualche aspetto del proprio lavoro, chi sta facendo uno stage, eccetera. È anche molto molto legata ad alcune situazioni specifiche di incertezza e timore, dove abbiamo una forte esigenza di risolvere qualcosa, e allora ecco che possono finalmente arrivare queste informazioni utili. Direi molto molto soprattutto interessanti per la risoluzione e l'ottenimento. E infatti i gigli ci portano questo, un nuovo equilibrio, una nuova stabilità, anche successo inteso come risultato soddisfacente, anche come possibilità di aprirsi a situazioni molto più serene e tranquille. Festeggiare i risultati perché possono esserci anche delle conseguenze favorevoli, quindi si vede una progressione, si vede un miglioramento che addirittura grazie al quadrifoglio vi potrebbe portare delle nuove situazioni. Bellissima carta di speranza, di luce, di ricompensa, di possibilità che si aprono, quindi delle sorprese interessanti. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e poi abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può lo stesso ascoltare, perché alcune cose si possono adattare anche alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Troviamo la stella alpina. Ecco, questa a volte ci può parlare di situazioni che sono abbastanza positive, però si deve fare attenzione a non eccedere, non insistere su alcune cose, perché magari abbiamo un pensiero fisso, perché magari c'è qualcosa che non ci convince del tutto, però poi purtroppo possiamo rimanere fermi su alcune situazioni che magari in realtà sono già risolte e c'è bisogno di andare avanti. Invece, se il nostro intuito ci sta dicendo che effettivamente c'è qualcosa che non va, allora meglio sondare il terreno, magari valutare, appunto, studiare, verificare il narciso. In realtà è vero, non è che ha a che fare necessariamente con persone narcisiste, potrebbe essere, io spero che non sia assolutamente il vostro caso, però spesso ha a che fare in senso lato nella lettura, come avere a che fare con delle persone che sono un po' superficiali, oppure tendono a sottovalutare alcune cose importanti, tendono a provocare, e quindi
ecco che non è facile gestire certe situazioni o comunque tendono a promettere, a dire cose che non riescono a mantenere, e tante altre situazioni che potete intercettare comunque in senso generico come un po' fastidiose. Quindi si vede la parte in questa settimana, delle relazioni, degli affetti che possono soffrire, di queste circostanze. Magari appunto cerchiamo di, capire in realtà come procedere, come studiare e verificare alcune cose, se le vogliamo evitare, oppure sondare il terreno perché magari alcuni atteggiamenti, di provocazione un po' particolari, magari son fatte per stuzzicarci, e questo lo dico soprattutto per i single. Forse avete a che fare con una persona o più persone che sono interessate a voi, oppure vogliono, vedere da parte vostra un certo tipo, di risposte o di atteggiamenti. Quindi, è una settimana abbastanza complessa, però come vi dicevo sin dall'inizio che può portare delle novità e delle sorprese, interessanti. Bisogna gestirle, nel miglior modo possibile. Vediamo adesso la parte del lavoro e delle finanze. Vediamo anche proprio come le energie si riflettono proprio in questo ambito. Conversazione perfetta, soprattutto per gli incontri, la collaborazione, le intese, cercare anche di capire insieme, a qualcuno come risolvere alcune cose, soprattutto se volete chiudere un cerchio. Chiudere un cerchio che cosa si intende? Magari, che ci sono delle spese o delle incombenze un po' pesanti, un po' fastidiose, magari alcune cose che, vi stanno stressando particolarmente, e allora insomma c'è bisogno, o forse capita proprio finalmente l'occasione giusta per andare a chiudere certe, circostanze. Siccome questa carta parla anche di cambiamento improvviso, io consiglio, diciamo quando esce, di, valutare che alcune cose, se si interrompono o se non funzionano più in un certo modo, allora questo è il momento giusto per fare un profondo cambiamento, oppure di fare attenzione a cosa pianifichiamo, cosa programmiamo, di prepararsi un piano B di riserva perché potrebbe esserci un imprevisto, un cambiamento. In realtà sappiamo benissimo che, la carta del quadrifoglio è vero, tendenzialmente è una carta di fortuna, ma anche di cambiamenti imprevisti nel bene o nel male. Magari c'è e non possiamo evitare un cambiamento negativo, però possiamo ribaltarlo in senso positivo o cercare di gestire in un modo per noi vantaggioso e favorevole. Succede, come vi ho detto, se noi, programmiamo un certo tipo di azioni, pensiamo anche un eventuale imprevisto, però appunto ne saremo, preparati e pronti a gestire qualsiasi cosa. Poi può esserci anche l'aiuto, il sostegno di qualcuno, sicuramente una persona di tutto rispetto, nel senso che ha delle competenze, che vi può aiutare proprio in ambiti specifici, oppure magari consigliano queste di fermarvi un attimino, di riflettere attentamente prima, di dire o di fare qualcosa che per voi può essere molto importante per l'evoluzione di questioni future. E questo dico un po' per tutti, anche per chi è in cerca di lavoro. Effettivamente si vedono dei cambiamenti, si vedono magari delle proposte, delle opportunità, che vi permettono di chiudere con alcune situazioni del passato per mettervi in cammino magari verso un altro percorso, altre esperienze o, proprio un altro percorso di ricerca di lavoro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!